Il coaching neuroemozionale ormai si posiziona tra le discipline d'eccellenza per la trasformazione personale, quindi si passa da uno stato presente a uno stato desiderato, andando a cercare proprio di trasformare un potenziale per poi poter finalmente giocare su un nuovo terreno da gioco, con performance molto più mirate, molto più risolutive e la creazione di nuovi risultati. Ogni comportamento sottostà a delle strategie. Possiamo avere delle strategie di riuscita dentro di noi, oppure delle strategie che in realtà non portano a un vero e proprio risultato. Sono anch'esse delle strategie, ma non sono performanti. Quindi nel coaching noi cerchiamo le migliori performance. Quindi il coach che cosa fa? Aiuta il cliente ad andare ad esplorare quelli che sono i propri limiti, quello che sono le credenze limitanti, quelli che sono i propri blocchi nei confronti degli obiettivi, per andare ad esplorare tutte quelle aree di noi che creano in qualche modo un freno e non ci permettono di raggiungere dei risultati concreti. Nell'ambito del coaching la persona va ad attivare le proprie risorse che sono già dentro di lui e attraverso dei meccanismi di esplorazione, auto-osservazione, autoconsapevolezza liberiamo un vero e proprio potenziale per poi andare a raggiungere gli obiettivi preposti. L'obiettivo ultimo nel coaching è ottimizzare e migliorare le performance individuali. Quindi in tutte le aree di vita, possa essere nella coppia, nel lavoro, nelle proprie finanze, nella propria salute, nella propria cura del corpo, piuttosto che nella famiglia, nella gestione di sé. Quindi c'è tutto un lavoro cognitivo, mentale, ma non solo. C'è anche un lavoro per forza, emotivo, poiché quando noi abbiamo un desiderio, per esempio desidero aprire un'azienda e sento la paura, sarà un compito anche quello del coach di aiutare il cliente a trasformare quella paura per riuscire ad aprire un'azienda e quindi ad avverare il proprio desiderio. Nel coaching neuroemozionale noi abbiamo 3 fasi ben distinte. La prima, rimettere in moto il benessere, poiché senza l'energia vitale, senza la motivazione, senza la chiarezza, il focus, sicuramente non possiamo lavorare sui nostri obiettivi. Ed è proprio lì che vengono integrati esercizi neuroemozionali, sono meditazioni attive che permettono proprio di sbloccare un potenziale, di trasformare un'emozione, trasformare un freno in una risorsa. Questi hanno un impatto sull'organizzazione neurologica, su come la persona organizza i propri pensieri, organizza le proprie visualizzazioni e le proprie emozioni. Fase 2. Lavoriamo sul potenziamento. Il potenziamento è tutta l'acquisizione delle strategie e quindi andiamo a vedere proprio come è organizzato il mindset. Magari abbiamo bisogno di strategie di comunicazione per relazionarci meglio, per raggiungere più efficacemente i nostri obiettivi. E per arrivare alla fase 3, che è pura performance, quando la persona è in uno stato di benessere, in uno stato di allineamento e quindi potrà più facilmente performare nelle sue categorie di vita. Tuttavia è necessario fare una distinzione tra quello che è terapia e coaching, in quanto la terapia si occupa del vissuto, del passato di una persona, va a ricercare quali sono le cause per lavorare su dei traumi, dei disagi, dei disturbi anche mentali ed emotivi. Ecco, nel coaching noi ci focalizziamo sul presente per vedere da dove stiamo partendo e definiamo uno stato desiderato, quelli che sono gli obiettivi, e tutto il percorso si centra su questa trasformazione che permette il raggiungimento di obiettivi. Per tutte le persone che hanno dei problemi o dei disagi è consigliabile procedere con un percorso piuttosto psicologico che terapeutico. Spesso durante un percorso psicologico e terapeutico si può arrivare a un punto dove la persona sente che vuole di più, che vuole proprio potenziare o sviluppare delle competenze. Ecco, a quel momento lì entra in gioco il coaching neuroemozionale, dove ci si affianca anche al terapista e si aiuta la persona proprio a fare un processo di cambiamento, trasformazione e miglioramento. Il coaching neuroemozionale si sviluppa su un minimo di 20 incontri, quindi la persona entra in un processo di trasformazione dai 4 ai 6 mesi, dove viene accompagnato nella creazione di una nuova personalità più ottimista, più performante, perseverante, allineata ai suoi obiettivi, ai suoi valori, e quindi è proprio un lavoro profondo di creazione di un nuovo sé.